Se sei un ricercatore, un docente, uno studente o un appassionato di scienza e tecnologia, sono convinto che questo progetto saprà catturare il tuo interesse. Con il caricamento di questo semplice video, dopo 8 lunghi mesi di progettazione e realizzazione, nasce ufficialmente identificationkey.net. Mi presento, mi chiamo Enrico e sono uno sviluppatore indipendente e con questo progetto ho l'ambizione di voler portare idee innovative nel settore. Ma andiamo al dunque, di cosa si sta parlando? Una web app completamente gratuita per la realizzazione e organizzazione di chiavi di identificazione. Il progetto è atipico, in un mondo in cui ci riempiono di eseguibili, non c'è bisogno di installare nulla o di creare un account specifico per la piattaforma, tutto è alla luce del sole e tu sei padrone di tutti i tuoi dati, ma procediamo per gradi. Sono sicuro che i meno esperti avranno subito già molti dubbi, andiamo quindi a sviscerare la cosa nel minor tempo possibile e quale miglior modo che mostrare immediatamente una chiave di identificazione. Per farlo vado nel browser che racchiude le chiavi attualmente navigabili, puoi navigare le cartelle come se fosse un PC, le puoi anche cercare e la ricerca è intelligente. Commetto un errore volontariamente e la chiave, vedete, viene comunque trovata. Il sito cerca di semplificare tutti i passaggi con uno stile chiaro e generalmente minimal. Allo stesso tempo è stato inevitabile inserire della complessità, che a primo impatto potrebbe un po' spaventare, ma vi assicuro che ha il suo senso e nulla è stato lasciato al caso. Andiamo quindi a visualizzare una chiave, come vedete visivamente questo è un qualcosa che è molto familiare ed intuitivo. C'è una domanda implicita e un sì e un no che va a sfoltire tutte le opzioni finché non si arriva a un risultato. Ora stiamo navigando la chiave visivamente, più o meno come lo si potrebbe anche fare se questa chiave fosse stata scritta su un libro cartaceo. Mostriamo quindi il vero vantaggio di avere una chiave digitalizzata ed è ad esempio la possibilità di visualizzarla in modi alternativi ed unici, come non si potrebbe mai fare con un libro. Qualcuno si potrebbe star chiedendo ma come sono state realizzate queste chiavi? Ed ora arriva il bello, ecco qui l'editor, creiamo una chiave casuale, non ci interessa cosa stiamo scrivendo ed ecco. Vogliamo salvarla, niente di più semplice, si preme export e la chiave è sul tuo computer. Una delle scelte strutturali del sito fatte fin da subito è stata quella di non avere una gestione degli utenti e di dare completo controllo del materiale che viene realizzato. Quando si preme export, la chiave è salvata sul tuo computer e tu ne sei il proprietario e la puoi organizzare, condividere come meglio credi. Quando la vorrai rimodificare, fai import e il gioco è fatto. Puoi andare qui e premere Upload and Run Your Key se vuoi leggere la tua chiave con tutte le opzioni complete, come ti ho mostrato anche prima per le altre chiavi. Mettiamo caso che tu hai realizzato una chiave di cui vai particolarmente fiero e vuoi condividerla con il resto del mondo, vai qui su Share ed ecco che hai la possibilità di farlo. E dopo una revisione manuale della chiave, la stessa verrà caricata sul sito assieme a tutte le altre. Ed indovinate un po', quindi se andiamo sul browser e premiamo sul tasto Edit, quindi, già, vi invito a provarlo da soli perché come vedete si può fare un po' di tutto e ho dato particolarmente attenzione alla gestione delle immagini con editor integrato e possibilità di aggiungere testo e altro ancora. Ho lasciato per ultimo la cosa più sbalorditiva, i più furbi avranno notato la scritta AI. Una completa implementazione a costo zero per l'utente di un generatore di chiavi di identificazione con le AI. Non vorrei far durare troppo questo video, quindi mostriamo velocemente le funzioni principali. Scriviamo un qualcosa per cui vorrei che fosse creata una chiave di identificazione.
L'AI lavora al posto nostro, si va a documentare sul tema che hai proposto in base anche a quanto tu sei stato specifico ed ecco qui. E boom, il gioco è fatto. Mettiamo caso che io sia una maestra elementare di scienze e voglia creare una chiave per i miei studenti partendo da questo PDF. Benissimo, niente di più semplice. Adesso gli utenti più esperti che hanno magari a che fare con l'identificazione di specie quotidianamente, vedendo quello che ho mostrato ora, staranno dicendo bello, ma inutile nel mio settore. E invece no, perché ho pensato un po' a tutti. Ecco quindi la versione scientifica, di questo approccio mostrato ora. Questo è un documento con dentro delle chiavi dicotomiche e dandolo in pasto al tool da me creato va automaticamente ad estrarre e formattare le chiavi presenti. Non vi nascondo che mi piacerebbe davvero che questo video arrivasse a più persone possibili, quindi se questo progetto ti piace, ne apprezzi tutto lo sforzo, per favore condividilo con amici o colleghi. Per me sarebbe davvero un sogno un domani vedere identificationkey.net adottato nelle scuole o nelle istituzioni. Ci sarebbe molto altro di cui vorrei discutere, quindi se questo tipo di contenuto ti piace, ti invito ad iscriverti per rimanere aggiornato e per qualsiasi domanda non esitare a commentare. Alla prossima, un saluto da Enrico in arte Evipex.